Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo qua. Buongiorno. Stamani ci siamo svegliati finalmente con il sole. Abbiamo controllato sia la pressione del pneumatico di scorta, che è sempre a 4 bar, e anche il serraggio dei dadi, che erano perfetti, quindi nello spostarsi in questo parcheggio non ci sono stati problemi. Sì, vi ricordiamo che ieri sera eravamo in un parcheggio dove non potevamo dormire e quindi abbiamo fatto un miglio, perché questo parcheggio è praticamente un pochino fuori zona ma lontano un miglio, quindi diciamo che la ruota ha girato poco, però magari ci è venuto il dubbio che si potessero essere allentati i dadi, diciamo così. Esatto, e a proposito di ruote, ora ci spostiamo di qualche altro miglio e poi C'è un'altra cosa che volevamo vedere in questa zona, prima del fatidico buco nel pneumatico. Ieri vi abbiamo fatto vedere quei bellissimi cavalli, la scultura dei cavalli, e oggi effettivamente c'è un'altra roba da ingegneroni. Esatto, e la mattina promette bene come meteo, quindi muoviamoci subito. Eccola lì. Ci siamo quasi ragazzi, già intravediamo qualcosa, ma ora ci avviciniamo e vi diciamo ancora più nello specifico. Mega costruzioni. Vi parlavamo appunto di ruota e quella dietro di noi è una ruota gigante. Anche se non sembra. Anche se non sembra, con una funzione molto particolare. Stiamo parlando della ruota di Falkirk, che altro non è che un ascensore per imbarcazioni. Praticamente qui ci sono tantissimi canali su vari livelli e questa ruota riesce a sollevare le barche da un livello a un altro, come un ascensore vero e proprio. È un ascensore di fatto. E ha una funzione a ruota, cioè te entri con la barca, questa ruota e ti porta a livello superiore. E continua la navigazione nel canale superiore. Ora hanno costruito qui intorno un Luna Park, diciamo, perché ci sono tanti parchi, tanti giardini, vie ciclabili, vie pedonali. Si dovrebbe poter arrivare sotto la ruota per farvela vedere meglio. Ora cerchiamo di capire, perché siamo arrivati in questo momento. Perché poi per chi volesse c'è anche il tour in battello con una barca con la quale potete proprio salire all'interno di questo ascensore. Però abbiamo letto va prenotato in anticipo, soprattutto in alta stagione, perché ovviamente i posti sono limitati a un'imbarcazione e vanno via velocemente. E c'è mezza Europa qui in Scozia in questo periodo. Qui ci sono anche delle chiatte, mi sembra di tornare a Bruges, quando siamo andati in Belgio con il nostro Charlie e le nostre biciclette, che all'epoca non erano assistite. No, erano da assistenza. Erano da assistenza psicologica più che altro. Siamo arrivati in questa piazza principale che si affaccia sulla ruota, ci sono tutti i tavolini, c'è l'Airstream, che è il bar, è chiuso in questo momento, ma tra poco aprirà, e qui vediamo anche il battello che sale a bordo della ruota. Vedete, i passeggeri stanno già prendendo posto a bordo e quindi tra poco dovremo assistere a questo spettacolo ingegneristico in azione. Tra poco Archimede salirà a bordo della ruota. Vedete, ci sono due vasche, una inferiore e una superiore, e poi attraverso il perno centrale avverrà la rotazione. Pensiamo che mentre questa salirà ce ne sarà un'altra che scenderà. Vediamo chi scende, come si chiama la prossima imbarcazione, perché poi c'è tutto il tour, quindi quando inizia il tour te parti, ma poi devi anche tornare alla base. Signori in carrozza, si parte! Giro completato, giro di ruota. Gira la ruota, Veramente impressionante, noi siamo rimasti a bocca aperta, ma la cosa che più mi stupisce e mi lascia perplesso è la potenza di queste chiuse che riescono a contenere l'acqua che fa da vasca, della vasca con l'imbarcazione sopra, mentre il nostro vaso di espansione perde, vi rendete conto?
Qui l'acqua non esce e dal nostro vaso d'espansione perde. Io non ho parole, veramente non ho parole. Ecco, ora che c'entrava il vaso di espansione. Mi è venuto questo Assonante. collegamento. Però veramente è un'opera titanica, Titanica. degna delle mega costruzioni. Esatto. E a Fede ovviamente queste cose piacciono molto. Un pochino. Ma anche a me, Un pochino è vita, Ma anche a me. Siamo entrati nel centro visite dove si possono fare i biglietti per il traghetto e c'è questo pannello informativo che ci dà molte informazioni. Pensate che questo è il primo e unico ascensore rotante per imbarcazioni al mondo. E la schermata ci dice anche che è in grado di sollevare pesi, pensate, della capacità circa di 100 elefanti. Il tutto usando pochissima energia, perché un po' come funziona con le funicolari, il peso inferiore viene alzato dal peso superiore e l'energia che serve per azionare questo meccanismo è veramente minimo. Pensate che equivale alla potenza che serve a scaldare 8 bollitori. Ci ha fatto ridere. Mi ha fatto ridere sta cosa. Compie la rotazione di 180 gradi in soltanto 5 minuti. E solleva 500.000 litri di acqua pari a 600 tonnellate. Poi un'altra nota curiosa che ci è piaciuta è ispirata la sua costruzione alle 7 ossa della cassa toracica di una balena. E per costruire tutto questo marchingegno sono serviti ben 14.868 bulloni, tutti stretti a mano uno per uno. Wow! Sì, ma lo scopo qual è? Lo scopo è quello di collegare tutti questi canali su vari livelli che fanno parte di tutta la rete idrica di tutta la Scozia. Ci viene da pensare anche al canale di Caledonia, Esatto. alla scala di Nettuno. Sono tutte opere ingegneristiche dove ci sono tantissime chiuse, ascensori Esatto. e marchingegni per poter superare questi livelli. Ma in particolare in questo punto collega il canale che si chiama Union Canal al Forth and Clyde Canal, che sono due grossi canali di questa rete idrica che diceva Fede e che comunque hanno avuto nella storia bisogno di avere costante comunicazione e da lì è nato il problema perché sono su due livelli molto diversi tra di loro. E queste, ragazzi, sono le due opere ingegneristiche, una accanto alla... vabbè, una è più opera ingegneristica, l'altra è più artistica e sono a pochi minuti a piedi l'una dall'altra. Quindi chi volesse può fare anche un bel percorso in bicicletta. A meno che non vi si buchi una ruota. E che non piova. E qui, ragazzi, c'è anche una foto dei puffin che non siamo riusciti a vedere. Mamma mia. Ora andiamo al livello superiore e vediamo il meccanismo da un'altra angolazione. Intanto sta partendo un altro giro di ruota. Vediamo se fa 100. Vedete Archimede in cima che presto tornerà alla base. Just like fire. Tra poco arriverà il battello che è salito con l'ascensore e non finisce qui, perché oltre a percorrere un viadotto sospeso pieno d'acqua, poi il canale prosegue sottoterra con un tunnel, un'opera veramente pazzesca. Ci siamo un attimo fermati a riprendere fiato mentre aspettiamo che arrivi il battello e facendo un passo indietro non vi abbiamo spiegato perché erano così vitali e importanti questa rete di canali, questi collegamenti nella storia. Pensate che alla fine del 1700 fu realizzato il primo canale al mondo che potesse unire, attraversando una terra, il mare al mare dalla parte opposta. In questo caso parliamo di Glasgow e di Edimburgo. Infatti questo canale dove ci troviamo collega queste due grandi città. Ovviamente questi canali erano sfalsati e per molti decenni non potevano le imbarcazioni fare tutto il tragitto. Perché queste imbarcazioni, queste chiatte trasportavano carbone, come sapete in tutto il Regno Unito il carbone è stata una delle massime scoperte e una grande risorsa e altri materiali, quindi arrivavano qui e c'era questo sfalsamento come vi diceva Fede e quindi rappresentava un grande problema, un ostacolo alla commercializzazione. E solo dopo 70 anni di commerci fu realizzato questo ascensore che fu inaugurato nel 2002 e finalmente le due città furono collegate
completamente. Le due coste e i due mari, quindi diciamo così è diventato un unico canale grazie a questo collegamento, anche se di fatto poi i canali sono sempre due. Ovviamente questa cosa vale per tutta la Scozia, perché ci sono tanti canali. Nel frattempo arriva l'imbarcazione. Ora seguiamo il suo percorso attraverso la montagna, entriamo nelle viscere della terra, attraversando anche noi questo tunnel. Entriamo anche noi dentro al tunnel, che è tutto illuminato tra l'altro, e aspettiamo l'arrivo della imbarcazione. Sei pronta? Sì. Senti che eco che c'è qua sotto. Però andiamo più veloci noi a piedi della barca. Guardate che tunnel colorato con tutte queste luci. E ora aspettiamo l'uscita dal tunnel. Nel frattempo sopra passavano anche i treni. Pensate che intreccio di strade ferrate e navigabili. Da questa parte continua il canale che, come vedete, comprende altre chiuse. Queste sono le classiche chiuse, un po' come troviamo sulla Scala di Nettuno e un po' come funziona anche nel canale di Panama. Ce ne sono veramente tantissime. Secondo voi quanto c'ha questo tizio a finire in acqua? Perché è lì che sta cercando di lottare con questa cima e c'è tanto vento e l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Sì, non riesce a fare manovra, che deve attraccare, ma la vedo tutta. Pensavamo che volesse passare lungo il canale, qui c'è il ponte che è girevole, però sta attraccando, quindi mi sa che non va oltre. Cosa hai trovato? Fede poc'anzi mi ha domandato, da ammalato di Lego, chissà che nessuno si sia messo lì e abbia ricostruito la Falkirk Wheel, così si chiama, cioè la ruota di Falkirk con i mattoncini di Lego. Esiste davvero? Costruisci, fai il workshop, costruisci la Falkirk Wheel con la Lego. Però ormai è andata. È andata. Quindi niente, mannaggia. Oh, io ero lì. Era in prima fila. Ma io lo cioè, lo capite? Facevo il primo premio. Lo capite? Perché? In viaggio con il bimbo. Nuovo canale. Esatto. La nostra amica Mucchina fa da ammiraglia e ci guida. Abbiamo lasciato la super ruota per andare a cercare un'altra super ruota, cioè, o meglio, qualcuno che ci ripari la nostra bucata. Purtroppo oggi è sabato e stiamo guardando un po' tramite Google tutti i gommisti, ma la maggior parte chiude all'ora di pranzo e adesso sono l'una. Proviamo, siamo in una frazione qui vicino alle sculture dei cavalli, ai The Kelpies, si chiama Grangemouth, e abbiamo individuato un gommista piuttosto grande. Non abbiamo capito se è aperto ancora o è chiuso, quindi eventualmente se anche lui fosse chiuso dobbiamo aspettare, che domani è domenica, dovremo aspettare il lunedì. Allora, siamo arrivati alla zona artigianale di questo gommista, sembra aperto. Ora dobbiamo capire se ci fa il lavoro e se tratta i camper, perché ha un'officina con tutti il tetto bassissimo e ci sono solo auto all'interno, quindi noi siamo nel parcheggio qui antistante, non sappiamo. Ora Federico è sceso un attimo, è andato a chiedere ovviamente se fa questo tipo di lavoro. Vedo che è laggiù, vedete, ci sono solo le macchine, il tetto è basso e gli sta spiegando praticamente. Allora, sta arrivando, vediamo
il verdetto. Il verdetto, allora, ora c'hanno un attimo del lavoro da fare, mi ha detto di tornare verso le 3:30, alle 3:30 possono controllare. Ah, Mi ok. ha detto guardiamo un po' come è messa, però ora non mi sa dire una cifra di quanto possa costare. Mm. Noi gli ho detto guarda, tiriamo giù la gomma, la guardiamo e poi ci dirà Se è fattibile se è anche fattibile o meno. ripararla, insomma. Sì. Quindi a questo punto andiamo a mangiare. Eh, Allora, ammazziamo il tempo nell'attesa che ci aggiustino la gomma con questo bel piatto di pasta con salmone e zucchine. Direi che l'ammazziamo bene questo tempo d'attesa. Visto che è la patria del salmone. Eh sì, salmone scozzese, ragazzi. Non ce lo dimentichiamo, affumicato. Zucchine del luogo e la pasta invece la nostra. Perché insomma, Abbiamo portato, ancora abbiamo scorte di pasta. non mancano, tranquilli. Va ora in onda la rubrica Mai una gioia. Sottotitoli qui a cura di Charlie, Marta e Federico Production. Ovvero, la sentenza del gommista è che la ruota è squarciata, anche se non si vede a primo impatto, c'è un bello squarcio laterale e lui non poteva ripararla. E poi era anche nello spigolo oltretutto, quindi Ecco, ha detto sarebbe pericoloso e non terrebbe. quindi ci ha consigliato di tenere la ruota di scorta, anche perché altre non ne abbiamo. Ha detto andate tranquilli, ha controllato la ruota di scorta, è buona, e ha detto ci potete fare i chilometri fino a casa. Ripartiamo e siamo molto vicini al comprensorio, alla zona di Edimburgo. Siamo già di qua dal fiordo della città di Edimburgo, quindi non ripasseremo sui ponti che avete visto all'andata, e a questo punto invertiamo la rotta e la direzione è sud, Ora sempre più a sud. sempre più a sud. Abbiamo deciso di fermarci un po' prima stasera perché dobbiamo lavorare un po' al computer e poi per riposarci un po'. Stamani abbiamo fatto tutta la visita della ruota e dei dintorni, quindi siamo già verso sud, diciamo vicino alla linea di confine fra la Scozia e l'Inghilterra. Wow, ma dove andiamo? Non vi ho detto che ovviamente ci siamo affidati alla fidelissima app Park4Night per trovare questo luogo. È un parcheggio qui in piena campagna, poco distante dalla strada principale, ma il giusto perché si dorma senza rumori e traffico nelle orecchie. Quindi ci sembra già bello l'ambiente perché è molto boscoso, molto... si dice boscoso? Sì, boscoso. viene nessuno? No, io faccio lo specchietto laterale. Sai, ogni quella guida a tanto. destra non è... Esatto, quindi salve, sono lo specchietto laterale e come dicevo, quindi insomma è una bella zona verde, sembra tranquilla. Vediamo se il parcheggio fa il caso nostro, spero che sia in piano, dal Park4Night non si capiva molto, e che prenda anche la connessione perché noi per lavorare spesso e volentieri ci servono i collegamenti. Wow. Direi che Park4Night oggi ci ha consigliato bene. Abbiamo Park4Night, so io che l'ho scelto. Brava. Abbiamo Ma anche non le diamo pan- meriti a... Abbiamo anche queste panchine di legno per godere questo panorama mozzafiato. Poi con il sole qua, quando si bacia il sole. Esatto, questa davanti è la valle del fiume Tweed, il fiume che avevamo già incontrato durante la nostra risalita verso nord. Ora è uscito il sole Accecante. e abbiamo di fronte a noi le sagome di 3 piccole colline, quasi montagne,
non sono proprio montagne, sono delle belle colline un po' alte che vengono chiamate le tre Sorelle. sorelle. Buongiorno ragazzi. Ma buongiorno! Come vedete siamo di fronte ad un confine, ovvero lasciamo definitivamente la Scozia. Con dispiacere ragazzi, con molto dispiacere, perché ci ha regalato tanto, veramente una terra bellissima, ve la consigliamo, e quindi ora rientriamo in England. Oppure se volete potete rientrare in Scozia attraversando la strada dall'altra parte e fate Scozia, poi andate in Inghilterra, poi ritornate in Scozia, fate il giro, tanto qui non c'è dogana. Non c'è dogana, però c'è un sacco di gente. Oggi è domenica, si sono scatenati tutti i motociclisti, sentite il rombo che passa sotto, e poi c'è l'omino, proprio chiamato Omino, un signore con la macchina piena di pupazzi, calamite, souvenir di ogni genere, che ci ha scritto un cartello, ci ha scritto: è 26 anni che tengo il mio negozio di vendita di souvenir sul confine, e praticamente lui fa come ha detto ora era qua che vendeva i souvenir della Scozia, ha attraversato la strada, adesso vende di là ai turisti che entrano in Scozia. Sì, ora è entrato in Scozia, prima era qui in Inghilterra e lui ogni 5 minuti passa da uno stato all'altro. E vende vari peluche, calamite, portachiavi, soliti souvenir, insomma. Sì, allora ve ne foste dimenticato. Il regalo per Tizio, cavolo. per Tizio e Caio, come si dice, mannaggia, e qui lo troverete. Ora noi continuiamo verso sud. Qui abbiamo sempre la gomma di scorta che ormai è diventata la prima donna, è diventata la prima gomma, e non abbiamo più ruota di scorta perché la nostra, come abbiamo detto, è irreparabile, e quindi in più abbiamo il vaso d'espansione che continua a perdere. Poi what else? La Scozia non è che è stata tanto... Anzi, voi non la sapete forse, o non ve lo ricordate per chi non ha visto i video, noi nel 2019 siamo venuti con la nostra macchina proprio in Scozia e abbiamo squarciato un'altra gomma davanti al castello di Highlander. Esatto, quindi abbiamo pensato, ma la Scozia ci avrà portato così tanto fortuna? Come mai tutta questo accanimento con le gomme? Proprio lì, e anche questa non è riparabile come l'altra. Però ora usciamo, quindi direi basta. Basta. E all'uscita del parcheggio ci aspetta il cartello Northumberland National Park, perché fiondiamo direttamente nel parco nazionale della Northumberlandia. Tonnellate. It's been a long, hard season. Prendiamo una deviazione di una strada interna più piccola, un po' perché vogliamo evitare il traffico delle grandi città, ma anche per vedere panorami e appunto rotte nuove, diciamo così. Between the sun and the deep blue sea, tender red, flat out on a beach bed. Abbiamo abbondantemente passato l'ora di pranzo. Federico si sta spegnendo piano piano alla guida, quindi non è il caso, visto che gli stanno mancando le forze e le energie, e quindi abbiamo deciso di fare una sosta pranzo veloce. Ora individuiamo un posticino. Già individuato, L'ha già individuato, vedi, ecco, cioè lui è avanti su queste cose,
e parcheggino al volo e si mangia qualcosa sempre al volo, ovviamente. Nella furia e per la fame non abbiamo nemmeno ripreso il piatto. Comunque ancora non è finito, ma c'è poco. Questi sono i rimasugli. Ci siamo seduti e abbiamo spazzato via tutto. Tanta era la fame, Mamma via. mia. Roba fredda, da finire qualche cosina, tipo il salmone scozzese che ci ha salutato, e anche quello del piatto. Lasciando la Scozia abbiamo finito anche il salmone. Eh sì. Prenderemo il salmone norvegese? Non lo so, quello O che troveremo. quello canadese? Quello canadese o quello australiano? Non lo so. Vedremo. Quello italiano? Esiste il salmone italiano? Non lo so. Tanto era la fame, non sappiamo se vi abbiamo detto dove ci siamo fermati per pranzo. Già, dove siamo? Siamo nella città di Durham, che è una città storica, una delle tante, ma questa è molto importante perché ha la sua cattedrale che è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Tanta è la sua importanza, appunto, la sua magnificenza, perché è una cattedrale imponentissima. Ci piaceva visitarla, ma ai noi la domenica fa solo un orario ridotto di qualche ora e poi è chiusa. Quindi, visto che siamo soltanto di passaggio in direzione sud, come vi abbiamo detto, dovremmo aspettare l'orario di domani e niente, non ce la facciamo con i nostri tempi, poi capirete perché, e quindi niente, la vedrete solo dal finestrino come l'abbiamo vista noi. E ora giù come le zucche, percorriamo l'A1 M1, siamo qui, c'è questo doppio nome, tutto verso sud, e quindi scendiamo. Ragazzi, la nostra mucchina delle Highlands sta sudando letteralmente, perché nel giro di poche miglia è arrivata un'ondata pazzesca di calore e sono 22-23 gradi, che dite voi non sono tanti averne in Italia, però vi assicuro che passare da 16-17 gradi di botto a questa temperatura qui, con il sole addosso in cabina tutto il giorno, ci ha stordito un attimo. Siamo usciti dal caos, dalla strada a grande percorrenza, e abbiamo trovato, non siamo ancora sicuri, abbiamo individuato, meglio dire, abbiamo individuato su Park4Night, la mitica applicazione che seguiamo, un posticino qui lungo strada in natura, in modo da stare un pochino tranquilli e riposarci. Ma buongiorno! Eccoci su Charlie! Nuova giornata, siamo ripartiti dal posticino in campagna che ci ha ospitato per la notte e parte della mattinata. Poi abbiamo fatto un pranzetto veloce, roba fresca, anche perché oggi è un caldo veramente anomalo, saranno 30 gradi. 30 gradi, sì. E ovviamente siamo passati dal pile dei giorni scorsi dalla Scozia a 30 gradi, magliettina, così, in uno schiocco. Siamo infatti un po' fusi. Quindi dicevo, siamo ripartiti dopo il pranzo leggero e ovviamente stiamo ancora puntando verso sud. Abbiamo appena passato, una nota carina, la foresta di Sherwood. Siamo nella contea di Nottingham, la famosa foresta di Sherwood di Robin Hood. Pensate, anche l'aeroporto qui vicino è intitolato a Robin Hood, non l'abbiamo visto, ci siamo piegati. Siamo messi a ridere, una nota curiosa, sì, infatti si chiama Robin Hood Airport. Siamo nella circonvallazione di Cambridge e, inutile che ve lo dica, siamo circondati da mezzi, macchine, camion, moto, di tutto di più. Pensate che abbiamo visto su questa strada, che vi ricordo è l'autostrada, anche una bicicletta parcheggiata al lato. Siamo quasi arrivati, manca un quarto d'ora, il primo stop sarà al supermercato, dobbiamo fare un pochine di provviste ma non tante,
che ci serviranno per i prossimi giorni, anzi per un giorno in particolare, e poi vi spiegheremo perché. Arriviamo in questo parcheggino, quella rossa, davanti alla rossa. Oddio, qui è un po' più stretto però. Ed eccoci di nuovo a tavola, amici tichettiani. Vedrai. Dopo questo viaggio lunghissimo, io ho una fame che ora mi mangio anche il tavolino. Stasera consumiamo l'ultimo bacon affumicato. Che è tipico di questo paese. Esatto, con le uova, questa cenettina così veloce, perché domani c'è un cambiamento. Come avete visto siamo in un porto, quindi quando uno arriva... porto? E che porto? Non imbarchiamo Charlie in uno di questi container, No. però domani ci aspetta un bel traghetto. Quindi prenderemo un traghetto. E andremo... Dove andremo? Dove andremo? È qui che viene il bello. Ma non vi possiamo rovinare la sorpresa. Anche perché ora si fredda la cena, quindi noi ora dobbiamo mangiare, non abbiamo il tempo per dirvi troppi dettagli. Ma voi potete nel frattempo, mentre ci aspettate che imbarchiamo Charlie e noi stessi, mettere un bel like, scrivere un commento se vi fa piacere. Magari con la destinazione. Esatto. E aspettare Il prossimo video. il prossimo video. Eh sì, Quindi lì saprete dove sbarcheremo. Noi ora vi salutiamo, mangiamo e poi a letto presto perché domattina... Ciao a tutti! Ciao amici! Alla prossima! Ciao!